Quali sono le differenze apportate da Coamix e da Ara al primo numero della Extreme Edition rispetto alle precedenti versioni? In questo video la confronteremo con il primo numero di Shonen Jump e tutte le altre versioni precedenti. La copertina presenta un'illustrazione di Kenshiro creata appositamente per questa edizione, con uno stile moderno decisamente diverso da quello originale. In Shonen Jump, invece, troviamo un Kenshiro giovanissimo che si adatta perfettamente agli interni del volume, con una copertina che non è mai stata più riutilizzata né da Shueisha né da Coamix. Per il Tankobon, invece, è stata realizzata una copertina perfetta sia nello stile che nella composizione. Anche questa copertina non è mai stata più riutilizzata. In Italia, dopo 40 anni, rimane ancora inedita. L'esplosione atomica nella prima pagina di Shonen Jump presenta scritte blu e il logo della serie, mentre nella versione Extreme viene sostituita con una più elegante scritta nera. La versione in Tankobon è ovviamente in bianco e nero. Di questa pagina esiste anche una versione digitale, creata per la Master Edition e successivamente riutilizzata da D-Visual. La doppia splash su Jump presentava colori più semplici, loghi e scritte, mentre nella versione Extreme lo sfondo e i colori sono stati pesantemente modificati. Su queste primissime iconiche pagine del manga, su Jump le scritte sono blu e rosse, con onomatopee e balloon alternati in rosso e giallo. Nella versione Extreme tutto viene semplificato in bianco. Shonen Jump era solita inserire pubblicità nelle pagine a colori, che sono state sostituite da nuove tavole nei Tankobon, presenti anche nella Extreme. In questo caso si pubblicizzavano le famose scarpe Panther. NANI?! La prima apparizione di Kenshiro nel deserto è stata corretta aggiungendo il polsino mancante. Da qui inizia una serie di cicatrici dimenticate, che vengono prontamente aggiunte sul petto di Ken in diverse vignette. In questa pagina, invece, il braccio sinistro portava erroneamente il polsino, corretto dalla fascia. Un'altra aggiunta di cicatrici mancanti su Ken chiude il primo capitolo. Su Shonen Jump questo capitolo presentava una catchphrase che ricorda il titolo del primo episodio dell'anime, creata dall'editor Horie. Durante il Ganzan Ryozan Ha! A Kenshiro sono state aggiunte le cicatrici e sostituito il polsino. Un altro paio di scene di Kenshiro con cicatrici mancanti, che vengono aggiunte in vignette abbastanza piccole. Qui invece lo sfondo virava da nero a grigio, mentre nella Extreme il retino è uniforme. Ancora una volta sono state aggiunte cicatrici mancanti. Un altro caso di sfondo che vira nella versione in Tankobon, invece del retino uniforme. Il personaggio di Quori è stato rappresentato erroneamente senza baffi in diverse occasioni, ma questi sono stati prontamente aggiunti. Molto particolare invece l'eliminazione della nuvoletta di sospiro di Ken nella nuova versione. Nonostante però l'applicazione di tante cicatrici mancanti, questa vignetta viene stranamente dimenticata. Tutti i frontespizi creati originariamente e rimossi per la stampa in Tankobon sono stati finalmente ripristinati. Questo frontespizio invece, che era stato spostato in un capitolo diverso, è stato riportato al suo posto originale. Infine una chicca scomparsa, due piccole immagini prototipo di Ken tra le pubblicità del primo Shonen Jump. E queste erano tutte le modifiche apportate da Ara e dalla Coamix al primo numero della Extreme Edition. Voi le conoscevate tutte? O ce ne sono delle altre che io non ho visto? In tal caso fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video.